Ben ritrovati! Oggi puntata speciale. Ci troviamo in Abruzzo. Partiremo dall'immensa distesa dell'altopiano delle 5 Miglia, passando per i panorami innevati della Remogna, fino alla spettacolare risalita in funivia da Gravare a Toppe del Tesoro, a Roccaraso. Preparatevi a un'esperienza immersiva unica. Lasciatevi trasportare dalla bellezza dell'Abruzzo e godetevi lo spettacolo della montagna, come mai prima d'ora, in un incredibile viaggio a 360 gradi. E ora seguitemi. Quello che vedete alla nostra destra è l'altopiano delle 5 Miglia, a 1265 metri di altitudine, lungo 9 km, 5 miglia appunto. Un tempo, attraversare queste terre significava sfidare il destino. Durante il periodo del brigantaggio, le diligenze correvano a tutta velocità per evitare assalti, spesso scortate da uomini armati, ma il pericolo più grande era l'inverno. Tempeste di neve improvvise trasformavano l'altopiano in una trappola mortale. Nel 1528 una furia bianca seppellì 300 mercenari veneziani, seguiti l'anno dopo da altri 500 soldati tedeschi. Persino l'imperatore Carlo V riconobbe la pericolosità del luogo, facendo costruire torri e una taverna per offrire riparo ai viandanti. Oggi l'altopiano è disabitato e spoglio di vegetazione. D'inverno si trasforma in un deserto di ghiaccio con temperature che possono scendere fino a meno 30 gradi, guadagnandosi il soprannome di Siberia del Mediterraneo. Ora proseguiamo, ed ecco un altro altopiano spettacolare, un luogo dove la natura selvaggia incontra la storia e lo sport. Situato a 1450 metri di altitudine, ecco l'altopiano della Remogna, incastonato in un paesaggio modellato da antichi processi alluvionali, carsici e tettonici. D'inverno, questo luogo diventa uno dei cuori pulsanti dello sci in Italia. Qui partono gli impianti di risalita della stazione sciistica di Roccaraso, ma la Remogna è anche esso un luogo estremo, dove il gelo domina incontrastato. La stazione meteorologica locale ha registrato temperature record tra le più basse dell'Appennino, rendendolo un'area affascinante per gli appassionati di fenomeni climatici estremi. Non solo neve e freddo, ma anche adrenalina e sport. L'altopiano è stato più volte protagonista del Giro d'Italia, con arrivi spettacolari che hanno scritto la storia del ciclismo. Un altopiano che cambia volto con le stagioni. D'inverno è un paradiso per gli sciatori, d'estate diventa un'oasi di pace per escursionisti e ciclisti, regalando panorami mozzafiato e un'esperienza autentica nel cuore dell'Appennino. Percorrendo l'altopiano della Remogna si arriva a Gravare, da dove parte una delle funivie che ci permette di raggiungere le piste sciistiche del comprensorio dell'Alto Sangro. In particolare, questa che abbiamo preso è la funivia che collega Gravare con il monte Toppe del Tesoro. Costruita nel 2016, può ospitare 10 persone in ogni cabina e può trasportare 2800 persone all'ora. Con una velocità di 6 metri al secondo percorre i 1567 metri della sua lunghezza e supera un dislivello di 492 metri in meno di 5 minuti. Appena la cabina lascia la stazione di partenza, la sensazione è quella di librarsi nel vuoto, sospesi sopra un mare di neve scintillante. Il panorama si apre a tutto campo. Come potete vedere, sotto di noi le piste disegnano eleganti serpentine lungo il pendio, mentre lo sguardo si allarga fino alle maestose vette dell'Alto Sangro. Come potete vedere, a ogni metro di salita il paesaggio cambia e, grazie alla ripresa a 360 gradi, ogni dettaglio è nitido e coinvolgente. Mi raccomando, se vi sta piacendo questo viaggio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Continuate a guardare per vivere l'esperienza completa a 360 gradi.
Quando raggiungeremo la stazione d'arrivo, a Toppe del Tesoro, la vista sarà mozzafiato. A oltre 2100 metri di quota, la montagna si apre in tutta la sua grandezza. In cima il tempo sembra rallentare. Il paesaggio è vasto, con le cime che si rincorrono fino all'orizzonte e, nelle giornate più limpide, si scorge addirittura il mare Adriatico. Ed eccoci arrivati in cima. Scendiamo dalla funivia e ci incamminiamo per una breve passeggiata sulla cresta, dove la neve scricchiola sotto i passi e il silenzio è rotto solo dal sussurro del vento. Qui l'aria è sottile e purissima e ogni respiro sembra riempire i polmoni di libertà. Man mano che ci avviciniamo ai punti panoramici, la vista diventa ancora più spettacolare. Da un lato le montagne che degradano verso il Parco Nazionale d'Abruzzo, dall'altro le valli che si aprono come una finestra sulla natura selvaggia. Inoltre il sole invernale illumina la neve con riflessi dorati, mentre in lontananza si intravedono sciatori che si lanciano lungo i pendii. Questo viaggio, dalla salita in funivia alla passeggiata tra le vette, è più di una semplice escursione, è un'immersione totale nella bellezza e nella potenza della montagna. La montagna, che è un patrimonio di tutti, un luogo di avventura e silenzio da rispettare. E, ancora più importante, è necessario ricordare che ogni gesto conta. Non lasciamo tracce del nostro passaggio, rispettiamo la natura e chi la vive ogni giorno. Proteggiamola, così che anche le generazioni future possano godere di questi luoghi straordinari. Non mi resta che salutarvi, spero che l'avventura di oggi vi sia piaciuta. Vi lascio godere di queste splendide immagini per rivederci a breve sulla funivia per scendere a valle. Alla prossima, ciao!